Spellicoliamolo. Buongiorno signori e bentornati qui sul mio canale YouTube, anzi sul nostro canale YouTube, in quanto devo davvero ringraziarvi per il vostro supporto. L'Amazon Prime Day si è appena concluso dopo 48 ore letteralmente di fuoco. Mai come quest'anno le offerte sono state, almeno a mio parere, davvero molto interessanti. Dopotutto, chi mi ha seguito durante questa maratona nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato nei primi link qui sotto in descrizione video, se ne sarà sicuramente reso conto. E devo proprio ringraziarvi per questo, perché in appena 2 giorni avete acquistato dai miei link oltre 1000 prodotti. Mai così tanti. E non si tratta solo di una questione di profitto o meno, ma io sono davvero felice di avervi offerto un servizio che, a quanto pare, ha fatto felici tanti di voi, facendovi risparmiare tanti bei soldini. Comunque, io oggi sono qui con il mio acquisto principale dell'Amazon Prime Day 2021, non l'unico a dire il vero, ma è sicuramente il più costoso e il più importante, almeno per quanto mi riguarda. Come vedete abbiamo ancora l'etichetta, il nastro adesivo 21-22 giugno Amazon Prime Day. Cosa sarà? Vabbè, l'avrete sicuramente capito dal titolo o dall'immagine di copertina, è un portatile della Apple. E con lui ho acquistato anche questo, che sarebbero alcuni accessori. Ora comunque vedremo tutto insieme, ma bando alle ciance, spacchettiamo subito con il nostro bel taglierino, stando attenti a non distruggere il contenuto di questo bel pacco. Allora, abbiamo un altro pacco. Dentro al pacco qui c'è una linguetta da tirare. Opla, MacBook Pro. In un video di pochi giorni fa, amici, vi ho chiesto consiglio su quale fosse il dispositivo di Apple più adatto alle mie esigenze, quindi video editing, gestione del mio sito internet, del canale offerte, dei miei social, eccetera eccetera. Vi ho chiesto cosa avreste preferito voi tra un iPad Pro, tra un MacBook Air e un MacBook Pro. Alla fine ho scelto lui, perché l'iPad Pro per le mie esigenze mi sarebbe andato troppo stretto a causa del sistema operativo da tablet. Il MacBook Air mi ha tentato molto, anche perché è stato scontato a meno di 1000 euro, lo vedete in questa foto dal mio canale Telegram, per pochi minuti. Ma il MacBook Pro, considerando che è l'unico con un sistema di dissipazione attivo con ventola, credo proprio che sia l'ideale per montaggio video e rendering. Però lo mettiamo un attimo da parte, perché c'è anche quest'altro pacco da aprire insieme. E intanto vi dico subito una cosa, ragazzi: io non abbandono ovviamente Windows. Il mio primo PC, il mio portatile principale è un MSI potente, davvero potente, con cui mi trovo benissimo, quindi affiancherò Windows ad Apple. So che è difficile, ma questa è la via, ragazzi. Io non voglio rinunciare a tutte le comodità di Windows, però voglio testare al tempo stesso anche un prodotto di fascia medio-alta, comunque della mela. Questo è il MacBook Pro base, ovvero l'8 GB di RAM con 256 GB di SSD. L'ho pagato poco meno di 1300 euro, comunque un ottimo prezzo. Pensavo di aspettare le nuove versioni, però alla fine sarebbero costate sicuramente più di questa cifra, e per le mie esigenze questo dovrebbe essere più che sufficiente. Comunque in questo pacco abbiamo degli accessori per il MacBook Air, tra cui una bella borsa che mi è piaciuta subito quando l'ho vista su Amazon, della TomTok, con 2 bei tasconi anteriori e le parti laterali rinforzate, quindi molto comodo per prevenire urti, e dovrebbe essere anche foderato all'interno. Ecco, guardate come è fatto bene, vellutato. Invece qui dentro abbiamo un altro accessorio per il MacBook Air marchiato Dodo Cool, spero si pronunci così. Comunque è né più né meno un USB hub pensato proprio per il MacBook Pro e il MacBook Air. Abbiamo le 2 USB-C da collegare al portatile, e qui tutte le porte. Altre 2 USB Type-C ovviamente, 2 USB classiche, lettore di schede micro SD ed SD
oltre a una sempre comoda HDMI. Questo l'ho acquistato il giorno prima del MacBook Pro, perché? Beh, perché è davvero fondamentale, come mi avete fatto notare tutti voi nel mio video precedente. Anche qui una linguetta, fantastico. Questa è la prima volta che prendo in mano un MacBook Pro. Spellicoliamolo. Sì ragazzi, sto annusando perché il primo particolare che mi è subito balzato all'occhio, anzi all'olfatto, al naso, è l'odore dei prodotti della Apple, è molto particolare. La prima sensazione comunque da un utente che non ha mai tenuto in mano un prodotto Apple è sicuramente la solidità dei materiali. Si vede che è comunque realizzato con del criterio, alluminio molto molto solido. Abbiamo la mela morsicata qui dietro che purtroppo non è retroilluminata. Io mi ricordo che i vecchi esemplari la tenevano retroilluminata. Andiamo ad aprirlo, vediamo se si accende oppure no, come successe a Galeazzi. Oh, si è acceso, dai, almeno la mia unità non è fallata. Questo come si rimuove? Ok. Abbiamo la barra digitale che non so come si chiama, perdonatemi. La tastiera di cui tutti parlano benissimo, il trackpad, il mouse. Enorme, mai visto così grosso. Bene, lo metto un attimo da parte perché voglio vedere insieme a voi cos'altro contiene la confezione. Allora abbiamo il cavo di ricarica USB Type-C, USB Type-C, molto lungo devo dire, non si sono risparmiati almeno sotto questo aspetto. Io ricordo amici che ai tempi del mio vecchio iPhone 4, ma anche l'iPhone 6, anzi per l'iPhone 4 si utilizzava ancora il connettore grande, per l'iPhone 6 forse eravamo già arrivati al Lightning, ma correggetemi anche qui se sbaglio. Io cambiavo questi cavi una volta all'anno perché esplodevano letteralmente nella parte finale del connettore. Spero che non succeda lo stesso anche questa volta perché questi cavi originali, almeno quelli Lightning, costavano un sacco, tipo 20 euro un cavetto. Design by Apple in California. Qui abbiamo tutti i manuali di istruzioni, forse c'è anche la mela, lo sticker, boh, non lo so ragazzi se lo mettono ancora. Mi ricordo che, eccoli qui. Ce ne sono due, color argento scuro, grigio topo, in quanto ho deciso di acquistarlo color grigio topo, appunto, grigio siderale, diciamo così, in modo meno volgare. Qui abbiamo il bel caricatore, molto molto grosso. Il caricatore ragazzi, è un bel mattoncino, dai. Allora ragazzi, esteticamente, prime impressioni, è davvero molto bello e curato, particolare questa barra digitale, non so come si chiama, perdonatemi amici, non sono un fan di Apple, quindi non conosco i nomi di tutte le piccolezze di questi prodotti. Comunque è interessante, è molto solido, è caduto qualcosa per terra. Non mi piacciono molto le cornici così spesse, comunque non si tratta di un modello poi così recente, almeno lato design. Questo è stato lanciato novembre scorso se non vado errato, ma è un design comunque già presente nel modello ancora precedente. Voglio vedere se si apre con una sola mano, test un po' alla Galeazzi, sì. Si apre. Abbiamo i due speaker, credo, quando si parla di Apple non so se quello che sto vedendo è giusto oppure no. La barra varia in base a quello che dobbiamo fare, quindi luminosità su e giù, volume, anzi no, questa è la luminosità, questa invece è della tastiera. Il tasto ESC è fisico, abbiamo il lettore di impronte digitali che ci servirà anche per avviare il portatile. Mi piace davvero tanto il trackpad, come lo chiamate voi, comunque il mouse integrato nel portatile, che è enorme, permette anche delle gesture, quindi una vera figata. Il display invece sembra molto ben definito, credo sia un 2K, anche l'angolo di visuale, come vedete, è davvero tanta roba. Non so perché ho questa voglia di toccare il display come se fosse touch, è talmente ben definito, talmente bello da guardare che sembrerebbe quasi il display di un iPad. Michele Pesola. Il feedback della tastiera, almeno in queste prime digitazioni, è molto molto diretto. I tasti hanno una corsa molto breve, tra l'altro ho sentito parlare molto bene di questa tastiera, la Magic Keyboard si chiama così, non lo so, comunque sembra molto buona. Perfetto, siamo riusciti ad avviare il nostro MacBook Pro per la prima volta e ora non so davvero cosa fare ragazzi.
A parte gli scherzi, dovrò ovviamente studiarmi per bene questo sistema operativo, questo ambiente che per me è totalmente nuovo, spero di riuscire a raccapezzarmici. Se voi avete qualche consiglio per me, per un neofita della Apple di questo sistema operativo, beh, vi aspetto qui sotto nei commenti. Ho deciso di acquistare un MacBook Pro per poter lavorare in mobilità. Io al momento possiedo un portatile da gaming della MSI davvero potentissimo, ma con un'autonomia davvero ridicola senza il suo alimentatore, in quanto lo sapete bene i portatili da gaming spingono tantissimo e consumano un sacco. Io cercavo una macchina che mi permettesse più di 1 o 2 ore di autonomia, poter navigare, utilizzare i miei social, gestire le mie offerte, tutto quello che è, insomma, senza preoccuparmi troppo di dover ricaricare la batteria ogni 30 minuti. E spero proprio che almeno sotto questo aspetto il piccolo MacBook Pro di Apple non mi deluda. Ok ragazzi, e questo è tutto, ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo mio acquisto. Pensate che io abbia sbagliato oppure no nell'acquistare un MacBook Pro di Apple per poter lavorare in mobilità? Beh, parliamone qui sotto nei commenti, e se avete dubbi o domande, beh, non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se invece volete acquistare questo portatile della Apple o qualsiasi altro prodotto, vi lascio un po' di link qui sotto in descrizione video, invece eventuali coupon li troverete sempre aggiornati sul mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video. Vi aspetto, siamo già oltre 30.000. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. Detto questo, noi ora ci salutiamo, io torno a perdere la testa su questo MacBook Pro sperando di riuscire a capirci qualcosa, e noi ci vediamo al prossimo video, sempre che vogliate, sempre qui su Addicted2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!